Isabella entra nella sala, elegante ma un po' nervosa. Per questa serata speciale, la scuola è decorata con luci colorate e palloncini. È la grande riunione dei 10 anni dal diploma, ma lei non conosce molte persone e si sente a disagio. Cammina verso il buffet e prende un bicchiere di vino. Gabriele è dall'altra parte della sala. Sorride e parla con vecchi amici. È alto, con un sorriso caloroso. Nota Isabella subito e decide di avvicinarsi. Ciao, sei Isabella, vero? Ti ricordi di me? Isabella lo guarda. Non lo riconosce subito, ma risponde con un sorriso. Ciao, mi dispiace, ma non ricordo. Ci conosciamo? Ero nella classe di mio fratello, Andrea. Tu e lui eravate amici, no? Quando sente il nome di Andrea, Isabella si agita. Lei e Andrea non si sono lasciati bene anni fa. Ah, sì, Andrea. Mhm, certo. Gabriele vede che Isabella è un po' a disagio, ma non insiste. Decide di cambiare argomento. Ti va di ballare? È una bella serata. Isabella esita. Vuole dire di no, ma c'è qualcosa in Gabriele che la incuriosisce. Alla fine accetta. Va bene, un ballo. Mentre ballano, Isabella osserva meglio Gabriele. Lui è gentile e parla con calma. Le racconta storie divertenti della scuola. Isabella sorride e si rilassa. Meno male, non è come Andrea, pensa. Inizia a sentirsi a suo agio, anche se dentro ha ancora un dubbio. Sei molto diverso da Andrea. Lo so, anche se siamo fratelli, siamo molto diversi. Durante il ballo, Isabella si accorge di una cosa, che con Gabriele si sente bene, come non si sentiva da tanto tempo. Forse non doveva giudicarlo per come è andata con Andrea. La musica finisce, ma loro continuano a chiacchierare tranquilli. Il passato è davvero passato. Le settimane passano. Isabella e io iniziamo a vederci sempre più spesso. Mi piace stare con lei. È dolce, intelligente e quando sorride sembra che il mondo sia più bello. Ma qualcosa non mi convince. A volte sembra lontana, come se pensasse ad altro. Una sera siamo a cena a casa mia. Ho cucinato io. Spaghetti semplici, niente di speciale. Ma lei sembra soddisfatta. Non sapevo che fossi un cuoco così bravo. Non esagerare, sono solo spaghetti. Ridiamo insieme, ma poi suona il suo telefono. Isabella lo guarda e cambia espressione. Non è più rilassata. Sembra preoccupata. Tutto bene? Sì, sì, è solo una chiamata di lavoro. Torno subito. Si alza e va in un'altra stanza. La sento parlare a bassa voce, ma non capisco cosa dice. Quando torna sembra normale, ma il suo sorriso
non è più lo stesso. Era qualcosa di importante? No, niente di che, solo lavoro. Nei giorni successivi continuò a pensare a quella sera. Isabella è gentile e dolce, come sempre, ma ogni tanto si distrae. Una sera, mentre camminiamo al parco, decido di chiederle la verità. Isabella, posso chiederti una cosa? Certo, dimmi. Ultimamente sembri distante. C'è qualcosa che non vuoi dirmi? Isabella si ferma, mi guarda negli occhi, sospira. Hai ragione, non ti ho detto tutto. La guardo, nervoso. Penso al peggio. A mio fratello Andrea o a un vecchio ex, ma quello che dice mi lascia senza parole. Mia sorella è malata, ha un problema al cuore. Sto cercando di aiutarla. Quelle telefonate erano dei medici. Sto cercando i soldi per pagarle l'operazione. Rimango in silenzio. Mi sento in colpa per aver dubitato di lei. Isabella, mi dispiace. Perché non me l'hai detto prima? Non volevo farti preoccupare. Volevo che tutto fosse normale tra noi. Prendo dolcemente la sua mano. So che non è facile parlare di certe cose, ma adesso non è più sola. Ci sono io e d'ora in poi affronteremo tutto insieme. Lessico ed espressioni. Sentirsi a disagio significa sentirsi male in una situazione. È la grande riunione dei 10 anni dal diploma, ma lei non conosce molte persone e si sente a disagio. Lasciarsi è finire una relazione con un partner. Quando sente il nome di Andrea, Isabella si agita. Lei e Andrea non si sono lasciati bene anni fa. Meno male indica una cosa buona che è successa. Isabella sorride e si rilassa. Meno male, non è come Andrea, pensa. Chiacchierare significa parlare con qualcuno in modo informale. La musica finisce, ma loro continuano a chiacchierare tranquilli. Il passato è davvero passato. Parlare a bassa voce è parlare piano, non forte. Si alza e va in un'altra stanza. La sento parlare a bassa voce, ma non capisco cosa dice. Pensare al peggio significa immaginare che qualcosa di brutto possa succedere. La guardo nervoso. Penso al peggio, a mio fratello Andrea o a un vecchio ex, ma quello che dice mi lascia senza parole. Sentirsi in colpa è sentire che hai fatto qualcosa di sbagliato. Rimango in silenzio. Mi sento in colpa per aver dubitato di lei. Certe cose sono alcune cose che non sono specificate. Prendo dolcemente la sua mano. So che non è facile parlare di certe cose. Certe cose invece non sono difficili, come essere amici. Rimani con me al canale.
Grazie mille. Ciao!